La fondazione di Roma. Mito, storia e mistero Roma. La città eterna, un nome che evoca millenni di storia, di imperi, di leggende. Ma se vi chiedessi come è nata questa grandiosa civiltà, quale sarebbe la vostra risposta? Molti penserebbero a Romolo e Remo, alla lupa, a un fratricidio. Ma quanto c'è di vero in questo racconto? E cosa ci dicono la storia e l'archeologia sulla nascita della città che ha dominato il mondo antico? Il mito di Romolo e Remo. Per secoli, la storia più diffusa è stata quella tramandata da autori come Tito Livio e Plutarco, la tragica epopea dei gemelli Romolo e Remo, figli del dio Marte e della vestale rea Silvia, abbandonati e salvati da una lupa, cresciuti da un pastore e infine fondatori della città. La leggenda narra che, una volta adulti, scelsero il Colle Palatino come luogo della fondazione, ma un litigio sulla delimitazione dei confini portò Romolo a uccidere Remo, diventando così il primo re di Roma in un giorno che la tradizione fissa al 21 aprile del 753 a.C., un racconto potente, ricco di simbolismo che lega le origini di Roma al divino e al sangue. Ma è solo un mito o c'è un fondo di verità? Il ruolo dell'archeologia. È qui che entra in gioco l'archeologia, la vera detective del passato. Per decenni gli archeologi hanno scavato incessantemente, cercando di penetrare il velo della leggenda, e sul Palatino, proprio dove il mito colloca la fondazione, sono emersi reperti straordinari. Resti di capanne risalenti all'età del ferro, ceramiche primitive, tracce di frequentazione umana che ci riportano indietro, ben oltre l'epoca di Romolo e Remo. Questi ritrovamenti suggeriscono che l'area era abitata molto prima del 753 a.C., forse anche 1000 anni prima, ma non da una città, bensì da piccoli insediamenti sparsi sui vari colli. Immaginate un paesaggio molto diverso da quello che conosciamo oggi. Non una metropoli, ma una serie di villaggi indipendenti situati sui 7 colli: Palatino, Campidoglio, Quirinale, Viminale, Esquilino, Celio e Aventino. Ogni colle aveva le sue comunità, le sue usanze, le sue tradizioni. L'area che sarebbe diventata il foro romano al tempo era una valle paludosa, una zona impraticabile tra i colli. Cosa ha spinto questi insediamenti a unirsi e a trasformarsi in una città? Fattori geografici e strategici. La risposta risiede in gran parte nella geografia. Roma sorge su una serie di colli che offrono una posizione difendibile, ma soprattutto si trova in un punto strategico fondamentale, un guado sul Tevere, l'unico punto facilmente attraversabile del fiume per molti chilometri. Questo guado permetteva il controllo delle vie di comunicazione tra l'Etruria a nord e la Campania a sud. Inoltre, poco più a valle, c'era la foce del Tevere, ricca di sale, una risorsa preziosissima nell'antichità. Roma era quindi un crocevia naturale per il commercio e gli scambi. Questi fattori economici e strategici sono stati probabilmente i veri motori dell'unificazione. Il processo di sinecismo è qui, che si inserisce il concetto di sinecisimo, il processo graduale di unificazione di più comunità in un'unica entità urbana. Non è avvenuto da un giorno all'altro, né per volere di un singolo fondatore. Si trattò piuttosto di un'evoluzione lenta, forse guidata dalla necessità di difendersi, di gestire meglio le risorse comuni o di controllare il traffico commerciale. La bonifica della Valle del Foro, che divenne il centro politico e religioso della città, fu un passo fondamentale. Questo processo portò alla creazione di una vera e propria città-stato, con una sua identità e una sua organizzazione. Le date del 753 a.C. potrebbero quindi non rappresentare la fondazione da parte di Romolo, ma piuttosto un momento chiave in questo processo di unificazione, forse la prima data ufficiale di una fondazione politica, l'influenza etrusca. Un'altra teoria fondamentale riguarda il ruolo degli Etruschi. Questo popolo, altamente civilizzato e tecnologicamente avanzato, dominava gran parte dell'Italia centrale prima dell'ascesa di Roma. Molti storici e archeologi sostengono che Roma, almeno nella sua fase arcaica, sia stata fortemente influenzata, se non addirittura fondata o riorganizzata, dagli Etruschi. Si parla di una fase monarchica di Roma in cui diversi re avevano nomi etruschi. La loro tecnologia nella bonifica dei terreni, nell'ingegneria e nell'urbanistica potrebbe aver dato un impulso decisivo allo sviluppo della città. Conclusioni e nuove prospettive. Dunque, la verità sulla fondazione di Roma è più complessa e affascinante del singolo racconto mitologico. Non c'è un solo fondatore, ma un processo millenario, influenzato dalla geografia, dalla strategia, dalla crescita demografica e culturale. Il mito di Romolo e Remo non scompare, ma si arricchisce di nuove sfumature, diventando un racconto simbolico che riassume un processo molto più articolato. L'archeologia
storia continua a svelare nuovi tasselli, a volte confermando, a volte smentendo le antiche narrazioni. E così ogni scavo, ogni nuovo reperto ci avvicina un po' di più al cuore di questa città eterna, svelandone i segreti più profondi. La storia di Roma è un libro aperto e ogni giorno vengono scritte nuove pagine. Se questo viaggio nelle origini vi ha incuriosito, lasciate un commento, iscrivetevi al canale e preparatevi per il prossimo mistero da svelare. Alla prossima!